Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube. Questo mostro di gimbal è della OM, modello MT2. Guardate che bello, dotato anche di intelligenza artificiale e che può ruotare di 360 gradi, anche più volte. Un gimbal diverso da tutti gli altri che vi ho fatto vedere finora, perché ve ne ho fatti vedere un bel po'. E tutti con tantissime visualizzazioni, tantissimi commenti, tuttora, dopo diversi anni che ho recensito quei prodotti, ancora continuate a guardarli, ci sono ancora delle richieste, dei commenti, eccetera. Questo con la sua intelligenza artificiale ci permette di fare delle cose che con gli altri non possiamo fare. Per esempio, non ci richiede la connessione tramite Bluetooth o applicazioni, ma possiamo utilizzarlo grazie a questo accessorio che nasconde pure un segreto. Quindi mettiamo questo OM MT2 sul bancone, guardiamo quello che viene dato in dotazione e facciamo le prime prove. Però prima di fare le prime prove voglio farvi vedere qualcosa, così guardando direttamente il gimbal posizionato sul bancone, voglio farvi vedere come con la mia macchina fotografica riesco senza nessun tipo di connessione a fare qualcosa di straordinario. Quindi basta che io faccia il segno dell'ok davanti al sensore con l'intelligenza artificiale e mi punterà direttamente sul mio viso. Guardate, faccio così, si è posizionato, mi sta inquadrando sul viso, se io mi sposto mi segue e lo fa con una velocità straordinaria. Guardate che bello, cioè velocissimo, riesce a mantenermi perfettamente inquadrato e questo è qualcosa di straordinario, perché anche se io non guardo comunque mi sta intercettando, riconosce esattamente il soggetto che deve inseguire e anche se io mi sposto in questo modo continua a seguirmi se io mi abbasso, se io mi alzo, quindi qualcosa di meraviglioso. Mi sono stancato di essere seguito, faccio così, non mi segue più, mi posso spostare, quando poi voglio essere rinquadrato in questa zona faccio così davanti al sensore e mi rinquadra, semplicissimo da utilizzare. Poi ci sono altre funzioni che adesso vi farò vedere, ma guardiamo ora per bene il gimbal. Vi faccio vedere che può essere utilizzato per esempio con una GoPro o qualunque altro tipo di action cam oppure con un telefonino, e tutti gli accessori e anche dei cablaggi per poterlo utilizzare e comandare le macchine fotografiche vengono dati in dotazione nella confezione. Ora sì, ora cambiamo inquadratura e guardiamolo. E allora abbiamo sul bancone il nostro gimbal, un telefonino con l'applicazione pronta per essere abbinata, quindi connesso con successo, quindi riconosciuto il nostro gimbal. Apriamo direttamente l'applicazione e abbiamo l'anteprima di quello che la telecamera del telefonino sta riprendendo, poi montato un supporto grazie ai comandi ci permette di svolgere alcune funzioni. Allora rimuoviamo però la macchina fotografica dal supporto e vi faccio vedere il gimbal da vicino. Quindi si rimuove in questo modo, tra l'altro anche il sistema di montaggio e rimozione è molto intelligente. Allora guardate, abbiamo questo sistema con questo piolino che si solleva in modo da permetterci di smontare i vari supporti facilmente senza l'utilizzo di eventuali chiavi, ma nel caso in cui fosse necessario qua abbiamo anche questo accessorio che ci serve per avvitare e svitare. È magnetico, quindi va messo in questo modo. Guardate quanto sia facile il montaggio e lo smontaggio. Allora per poterlo inserire basta semplicemente premere, però come vedete poi non si stacca più. Questo è un sistema anticaduta, un sistema di sicurezza, perché per poterlo rimuovere bisogna premere questo tasto, si sposta questo piolino e quindi ci permette poi di rimuoverlo. Tra l'altro come vedete su tutti i supporti, su moltissimi dei supporti, abbiamo tutti questi passi filettati per poter mettere eventuali accessori come lampade eccetera, ma abbiamo anche una lampada integrata che cambia pure colore, cambia tonalità eccetera. Allora questa invece è una GoPro, si può utilizzare con lo stesso supporto in questo modo, quindi avvitandolo si mette così, ovviamente si orienta per bene, si monta con lo stesso supporto della macchina fotografica, dopodiché si richiude. Come vedete però non è bilanciato. Per fare il bilanciamento abbiamo più possibilità, abbiamo diversi tastini per bloccare il nostro gimbal, quindi in questo caso per esempio questo lo blocchiamo in questo modo, vediamo che è sbilanciato, possiamo intervenire, spostare questo, bilanciarlo in modo che sia posizionato correttamente, dopodiché possiamo spostare ulteriormente sia questo in avanti e indietro che tutto il supporto lateralmente, quindi possiamo farlo scorrere in modo da bilanciarlo e averlo perfettamente posizionato. Perfetto, così va bene. A questo punto possiamo accendere il nostro gimbal, quindi spegniamolo di nuovo, anche se connesso all'applicazione si disconnetterà, compare il logo OM, quindi sia per accendere che per spegnere bisogna mantenere premuto per 3 secondi. A questo punto lo accendiamo, si riconnette il telefonino. Come vedete abbiamo diverse modalità di utilizzo ragazzi, però non posso farvi vedere tutto perché sul sito del venditore ci sono almeno una ventina di video della durata di 5 minuti ciascuno in cui spiegano tutte le varie funzioni, quindi durerebbe diverse ore questo video se vi spiegassi tutte cose, però impostiamo una funzione che mi permette di farvi capire come funziona.
Come vedete così è perfettamente bilanciato, come tutti i gimbal. Se io premo 2 volte il tastino si va a posizionare in modo perfettamente frontale, se invece lo premo 3 volte inquadra verso dietro, quindi si gira di 180 gradi. Perfetto, poi premendolo di nuovo altre 3 volte ritorna a puntare in avanti. Ok, e queste sono le funzioni base, quello che possiamo fare con una GoPro oppure possiamo fare con una macchina fotografica, praticamente sono queste cose. Utilizzarlo così, ruotare a 360 gradi, possiamo anche utilizzarlo per fare la messa a fuoco col telefonino e possiamo anche mettere a fuoco e zoomare con le macchine fotografiche che ce lo permettano. Infatti con questa, per esempio, prendo questo sportellino e collegando il cavo specifico posso pure zoomare e mettere a fuoco. In base al tipo di fotocamera ovviamente alcune funzioni saranno consentite e altre no. Abbiamo davvero tantissimi tipi di connettori, si possono utilizzare con diversi tipi di macchine fotografiche, praticamente qualunque tipo di macchina fotografica si può utilizzare. Adesso vi faccio vedere col telefonino le varie funzioni perché abbiamo un display più grande e mi permette di farvi capire meglio quello che voglio fare. Quindi e utilizzo il supporto per il telefono, lo posizioniamo in modo che la fotocamera sia verso la sinistra, quindi verso l'esterno. Una volta inserito, a questo punto è sbilanciato verso la sinistra. Quindi per bilanciarlo cosa faccio? Blocco di nuovo il gimbal, posiziono questo in modo che vada verso destra, quindi quasi perfettamente bilanciato, bilancio anche questa parte in modo che il telefono rimanga appoggiato. Se voglio utilizzarlo in questo modo, se no posso spostarlo nel caso in cui per esempio utilizzo un microfono che va inserito qua nella presa USB. Comunque utilizziamolo in questo modo momentaneamente, tanto cambia poco, è solo un esempio. A questo punto devo posizionare anche il bilanciamento in avanti e indietro, così sarebbe puntato in avanti, così sarebbe troppo storto, così è dritto, quindi lo blocco e adesso ho il mio gimbal perfettamente orientato, dritto da ogni angolazione. Posso accenderlo e utilizzarlo in modo da sfruttare la connessione col Bluetooth. Vi faccio vedere anche alcune funzioni. Allora, in questo modo il telefonino è perfettamente bilanciato, la stessa cosa che avevamo con la macchina fotografica. Posso puntare verso l'alto oppure posso puntare verso il basso. Posso attivare la modalità sport semplicemente con la pressione del tastino nella parte frontale, quindi premendolo e mantenendolo premuto si accenderà qua la scritta S, quindi la modalità sport, che mi permette di fare dei movimenti più veloci, comunque bilanciato e stabilizzato, e quindi inquadrare avendo un movimento più rapido. Se io invece lo rilascio e faccio in questo modo, come vedete, se giro da un lato oppure dall'altro il telefono non mi segue, così invece sì. Quindi molto più indicato per alcuni tipi di utilizzo. Allora, guardiamo la parte frontale, quindi la parte dell'intelligenza artificiale. Se io lo ruoto in questo modo, vi faccio vedere quello che succede quando mi segue, però vorrei farvi vedere questo discorso col telefonino girato verso di me. Vediamo se mi riesce. Allora, come vedete, in questo momento mi sta seguendo e mi tiene al centro dell'inquadratura, quindi funziona anche molto veloce, quindi se io mi sposto, vedete, riesce a seguirmi senza nessun problema. Se voglio che smetta, basta fare semplicemente questo gesto, si accende il LED di colore rosso e quindi non mi segue più. Quindi riattivo facendo questo simbolo e adesso mi sta seguendo. Se io volessi cambiare inquadratura per una ragione qualunque, perché magari voglio mettere delle immagini in sovraimpressione da questa parte, come faccio quando vi faccio conoscere alcuni prodotti, quindi ho bisogno di spazio da questa parte. Allora cosa faccio? Faccio questo simbolo. Come vedete il LED lampeggia di colore verde, mi sposto, gli dico mantienimi in questa parte dell'inquadratura, quindi mi rimetto in questo modo, riconosce che gli sto dicendo di posizionarsi in questo modo, comunque io mi sposti avrò sempre questo spazio sulla mia sinistra che mi permetterà di inserire eventuali scritte, immagini, eccetera. Dopodiché ho bisogno di riposizionarmi al centro oppure più in basso perché in questo caso la mia inquadratura arriva un po' troppo in alto. Io voglio essere ripreso invece da metà busto in su. Quindi mi rimetto così, mi abbasso e gli dico riprendimi col mio viso qua. Ora vi faccio vedere qualche altra caratteristica, quindi allora è un po' bizzarra come cosa perché non dovrebbe essere posizionato così. Premendo questo tastino nella parte centrale di questa rotella possiamo anche ruotarlo, quindi io lo premo 2 volte, mi spunta la scritta roll
e così posso ruotare verso destra o verso sinistra l'intera struttura. Premendolo però 3 volte mi dà la possibilità di comandare questa parte che finora abbiamo visto come dispositivo di intelligenza artificiale anche come lampada. Infatti qua mi compariranno i comandi per poter cambiare la temperatura di colore e per poter cambiare l'intensità luminosa. In realtà ha anche la funzione RGB per cambiare colore, ma noi concentriamoci su quella dell'illuminazione. Quindi lo mantengo premuto, accendo la parte frontale, come vedete c'è questa lampada, e poi da questa parte possiamo regolare la luminosità aumentandola oppure diminuendola in base alla nostra necessità, e possiamo anche cambiare tonalità, quindi premo una volta, si sposta il comando verso il basso e abbiamo luce calda oppure luce fredda. Poi abbiamo la possibilità anche di scattare una foto e di girare un video. Basta semplicemente premere questo tastino, come tutte le macchine fotografiche, come vedete si è acceso qua il simbolo della messa a fuoco, quindi premo a metà, mette a fuoco, dopodiché scattiamo la foto, oppure in questo caso come adesso sto girando un video, e possiamo anche zoomare grazie a questo comando, comodissimo perché ci dà la possibilità di utilizzarlo in diversi modi. Come avete visto con la GoPro possiamo utilizzarlo con la macchina fotografica, possiamo utilizzarlo con il nostro cellulare oppure con altri tipi di macchine fotografiche, anche il reflex. Però sulle macchine fotografiche c'è da calcolare un piccolo particolare, quindi la presenza dello zoom, perché con lo zoom noi ovviamente abbiamo uno sbilanciamento in avanti, e se uno zoom che ovviamente permette alla macchina fotografica di prolungare il tubo di tantissimo, in quel caso ovviamente avendo un'ottica pesante il bilanciamento si rovina quando noi zoomiamo. Quindi dobbiamo fare in modo da utilizzarlo in modalità con una focale che sia fissa. Allora in questo modo è perfettamente bilanciato, quindi la macchina fotografica è dritta, punta in avanti. Però quando io l'accendo si allunga lo zoom, quindi di conseguenza si sbilancia. Guardate, adesso se io la muovo funziona perfettamente. Lo stesso se rimuovo e inserisco il sensore dell'intelligenza artificiale, che è magnetico. Pesa poco, però influisce nel bilanciamento. Quindi la posizioniamo così, l'accendo, e come vedete adesso punta in basso. C'è molta differenza, quindi il bilanciamento va fatto in questo caso con la fotocamera accesa, in modo da avere un bilanciamento corretto. Adesso la fotocamera è bilanciata, se io zoom cambia pochissimo perché l'ottica si allunga di poco, quindi diciamo rimane praticamente quasi identico, comunque il motore si affatica molto di meno. A questo punto posso accenderla e anche col mio obiettivo posso utilizzarla e fare le mie inquadrature con il bilanciamento del gimbal. Guardate, modalità sportiva, quindi mi permette di girare in questo modo, e modalità normale che mi permette di utilizzarla con una stabilizzazione molto più fluida. E allora adesso invece diamo un'occhiata per bene da vicino al gimbal, poi guardiamo anche la confezione. Voglio farvi vedere tutte le caratteristiche. Allora innanzitutto bilanciato anche se non mettiamo nulla, quindi come vedete funziona perfettamente sia per quanto riguarda la rotazione, quindi i vari comandi, che il bilanciamento e insomma la stabilizzazione di per sé. Lo spegniamo mantenendo premuto questo tastino. Ok, sul display LCD compare il logo OM. A questo punto possiamo pure rimuovere per esempio il treppiedi, che oltre ad essere un treppiedi ci permette anche di prolungare l'estensione dell'impugnatura, utilizzarlo anche come una specie di selfie stick. Quindi si svita in questo modo e ci dà la possibilità di utilizzarlo pure per poterlo mettere su un cavalletto. Ma a proposito di cavalletti, passi filettati eccetera, ne troviamo un altro qua per poter mettere un display, una lampada o comunque vari accessori, anche microfoni. Un altro da questa parte e poi mi pare ce ne fosse un altro all'estremità, no, ricordo male. Comunque abbiamo tutti questi accessori da poter montare. Questo è il dispositivo per l'intelligenza artificiale, che possiamo rimuovere se non ci serve, ma possiamo anche spegnere col tastino on e off se non vogliamo utilizzarlo. Abbiamo tutte queste regolazioni per quanto riguarda appunto il posizionamento dei vari dispositivi, e abbiamo anche la possibilità di sollevarlo. Come vedete, in base a come si mette va ad urtare, in base a quello che montiamo. Quindi possiamo sollevarla e non avere più l'ingombro che come poco fa la faceva urtare, quindi riusciamo a utilizzarlo senza problemi. Possiamo regolare e gestire tutte le varie posizioni, e come vi ho fatto vedere poco fa abbiamo questo sistema con questo blocco che ci permette di metterlo in blocco anche se continua a ruotare, fin quando non troviamo il punto 0. Quindi si ferma, blocchiamo anche questo, abbiamo il punto in cui si blocca, e la stessa cosa per quest'altro. Quindi così è perfettamente immobile, possiamo fare tutte le lavorazioni per esempio sulla nostra macchina, e possiamo anche avvitare e svitare, oltre che il
questa vite che vi ho fatto vedere qua sotto, anche quest'altra vite, queste altre due viti che abbiamo qua giù, perché questo supporto si può montare sia in questo modo che eventualmente ribaltato, quindi abbiamo la possibilità di utilizzarlo sia con la macchina fotografica posizionata da questa parte che posizionata da quest'altra parte, per poterlo utilizzare quindi con la fotocamera sia in orizzontale che in verticale. Riposiziono l'accessorio magnetico nella sua sede e vi faccio vedere quindi tutto quello che troviamo all'interno di questa valigetta. Quindi tutti i capi che vi ho fatto vedere poco fa per connettere le varie fotocamere contenute all'interno di questa bustina, poi troviamo il manuale di istruzioni e sul sito ci sono tutte le varie caratteristiche, tutte le varie informazioni con diversi video che vi indicano tutti i funzionamenti. Qua come vedete abbiamo le varie spiegazioni di come posizionare la macchina, i vari comandi eccetera. Poi qua abbiamo gli accessori per poter utilizzare la GoPro, alcuni pezzi di ricambio, però io ho utilizzato quello che già possedevo della GoPro, quindi va benissimo, non è necessario eventualmente comprarne altri se già li avete. E questo invece è lo spazio in cui va messo il gimbal durante il trasporto, quindi molto comodo e come avete visto anche bello, esteticamente fatto bene. Abbiamo pure questo ingresso che serve per ricaricare la batteria all'interno, che ha svariate ore di utilizzo. Abbiamo queste finiture così ricche fatte bene. Qua il display con la protezione con la plastichina, questo invece è il tastino menu che ci permette di fare diversi tipi di impostazioni e questi invece sono dei tasti che servono per poter impostare i time lapse, quindi stabilire il punto di partenza, il punto A e il punto di fine, quindi punto B. Ma anche su quello c'è un video in cui vi spiega tutti i vari comandi. E questo è il tastino, quindi il grilletto, che ci permette con una doppia pressione di posizionarlo perfettamente dritto, 3 pressioni di ruotare verso dietro e mantenendolo premuto di utilizzarlo in modalità sport. Un gimbal fatto bene, con tante parti in metallo, in alluminio, con un'impugnatura ergonomica che però non è gommata, però è piacevole al tatto. Se fosse stata leggermente gommata sarebbe stata forse un po' meglio, questa è l'unica nota, ma non è un difetto, è semplicemente una caratteristica. Stessa cosa come regolazione per quanto riguarda il posizionamento di tutta la struttura, possiamo arretrare oppure avanzare in base a come sentiamo il peso della nostra fotocamera, comunque del dispositivo che stiamo utilizzando. Tra l'altro c'è anche un riferimento con una freccetta e qua abbiamo i vari centimetri, quindi se posizioniamo una fotocamera o qualcosa che utilizziamo spesso alternandola per esempio alla GoPro, possiamo segnarci quali sono i riferimenti e quindi posizionarlo anticipatamente nel modo corretto, per esempio a 2,5 sappiamo che il nostro dispositivo sarà bilanciato correttamente senza dover andare a fare tutte le prove di equilibrio. Si posiziona prima e si utilizza, poi ovviamente in base all'obiettivo che utilizzerete, se zoomate in base al peso della lente, il bilanciamento in alcuni casi è addirittura impossibile. E allora ragazzi, quindi ho iniziato il video con la fotocamera sul gimbal e lo finisco con la GoPro. Come vedete è meraviglioso, vi ho fatto vedere tutte o quasi tutte le funzioni, comunque quelle che ritengo più importanti per farvi decidere se questo dispositivo può essere adatto oppure no a quello che vi serve. E immaginate uno stabilizzatore di questo tipo associato per esempio ad una GoPro che già di per sé ha una ottima stabilizzazione. I video verrebbero fluidissimi, in quel caso la stabilizzazione non serve tanto al tremolio della mano, ma ai movimenti, perché se stiamo camminando questo movimento del braccio la GoPro non può annullarlo, evita le vibrazioni, ma un movimento in alto e in basso, quindi in questo caso sicuramente ne risentirebbe. In questo modo invece, come vedete, è praticamente ferma nello stesso punto. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi interessa andate a guardare il link giù nel primo commento della descrizione e eventualmente se trovate anche un codice di sconto meglio. Io adesso mi divertirò a farmi seguire con l'intelligenza artificiale, inquadrami, e adesso mi seguirà per tutte le volte che io passerò davanti. Detto questo vi saluto e vi do appuntamento a tutti nei prossimi video. Ciao da Riccardo e a presto!